Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Siamo qui all'Orchideria di Morosolo, provincia di Varese. Siamo qui insieme a Giancarlo Pozzi, che vedete qui alle mie spalle, e oggi andremo a parlare brevemente di andremo a rispondere indirettamente a una delle domande più classiche, soprattutto che vengono poste qui nel nostro portale, nel Portale del Verde. Di solito c'è la domanda con allegato tanto di foto che dice: ma questa mia pianta, questa mia orchidea di cui allego la foto, posso recuperarla? Cosa gli è successo? Ho qualche speranza? E di solito proprio a Giancarlo giriamo queste domande, e giustamente Giancarlo adesso poco fa mi diceva: ma la pianta, diciamolo, qual è il problema la malattia, chiamiamola, quando muoiono per troppa acqua? Sì, Cosa si può fare? La maggior parte muore per troppa acqua, cioè quando si bagna troppo le radici marciscono, perché le radici sono radici aeree e devono asciugare tra la bagnatura e l'altra. Praticamente si deve bagnare bene, quando si bagna abbondantemente, ma solo quando sono asciutte. Se non asciuga tra una bagnatura e l'altra, la radice non asciuga, marcisce velocemente. A quel punto lì fa le radici molli, le foglie plappe che vanno giù, perché le radici sono morte. Ma il problema grosso è che queste qui, quando marciscono le radici, poi si sviluppano un sacco di funghi, di batteri nel composto, nella corteccia, che diventa un casino recuperarla. No? Bisogna togliere tutto, pulire, disinfettare. Ecco, si può disinfettare in casa. Un buon fungicida casalingo può essere la polvere di cannella. Polvere di cannella? Sì, la polvere di cannella è un'ottima azione fungicida, battericida, ma è anche pitotossica, per cui va usata con molta cautela, a dosi molto molto basse, perché appunto è anche pitotossica. Ma quella normale che noi Quella normale, troviamo, sì, quella da la cucina, cannella che mettiamo sulle dei mele, dolci, sì. nello strudel. Perfetto. Quando le piante sono così conciate, no, lasciate perdere, perché può essere fonte di contagio che per tutte le altre. La prima cosa da fare quando una pianta è sintomo di qualcosa è isolarla dalle altre per evitare appunto contagio. Ecco, questo è un ottimo consiglio. Quando si mette a bagno, se si bagna per immersione, per bagnare per immersione può avere vantaggi e svantaggi. C'è il svantaggio che se uno ha la stessa acqua per bagnare le varie piante, se una pianta anche apparentemente sta bene ma c'è qualcosa, mettere a bagno tutta la stessa acqua è un modo per trasmettere anche a tutte le altre questi problemi. Per cui, cioè, cercate, vabbè, quando una pianta ha dei problemi tenetela isolata, quando è moribonda non stateli diventare matti. Come dicevo, c'è una grande gioia quando rifioriscono, ma come tutte le cose vive possono morire, è morta. È la vita. E quindi prima mi ha detto una bella e brutta cosa da una parte, però è la realtà, è molto realista. Giancarlo dice: è un accanimento terapeutico, perché nel momento in cui continuiamo a insistere con quella pianta, ma soprattutto quello che ci ha appena detto, rischiamo di far morire delle altre che invece problemi non ne avevano, e quindi dobbiamo prenderla questa decisione. Può essere una fonte di contagio per tutte le altre. Bene, io penso che con questo video abbiamo aiutato tante persone che hanno in casa delle orchidee che ahimè purtroppo non sono state trattate bene, o comunque anche magari tante volte anche un pizzico di sfortuna c'è. E a questo punto salutiamola questa pianta, diamogli purtroppo un saluto, un caro saluto, e concentriamoci invece sulle altre che hanno bisogno proprio di tutto il nostro amore, ok? Quindi noi da questo bel posto vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo video. Ciao!